settimo articolo della Costituzione si fonda sul principio secondo il quale l'Italia è uno Stato laico ed aconfessionale, pertanto privo di una religione di Stato. Dunque quelli che sono i regolamenti della pubblica amministrazione sono e devono essere conformati al principio di laicità, che non tollera ingerenze da parte della religione nella vita politica del cittadino. In particolar modo, il settimo articolo sancisce l'originalità dell'ordinamento statale e clericale, attribuendovi la propria indipendenza e sovranità, ciascuno nel proprio ambito. Lo Stato pertanto riconosce alla Chiesa il potere spirituale, riservando a sé quello dell'organizzazione pubblica. Luigi Sturzo nacque a Caltagirone il 26 novembre del 1871 e morì nel 1959 a Roma. Il 19 maggio del 1894 fu ordinato sacerdote alla chiesa del Santissimo Salvatore del Vescovo di Caltagirone, nonché Saverio Gerbino, e nel 1896 alla Pontificia Università Gregoriana di Roma ottenne il bacillerato in teologia. Inizia subito ad impegnarsi per la società ed in particolar modo si mette a servizio dei più vulnerabili, lottando per il riconoscimento della proprietà privata. Quando Luigi Sturzo alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento inizia a lavorare a Caltagirone, viene in vigore l'editto non expedit, letteralmente non conviene. L'editto non costituì un vero e proprio divieto, ma il Papa, infastidito dal fatto che il neonato Stato italiano non gli abbia riconosciuto ciò che precedentemente all'unificazione dello Stato italiano era proprio della Chiesa Cattolica, invita gli ecclesiastici a non prendere parte alle decisioni politiche. I patti lateranensi stipulati l'11 febbraio del 1929 furono un vero accordo. Tuttavia dobbiamo ricordarci che lo Stato di natura fascista dialogare con la Chiesa. Infatti, quando fu stipulata la nostra Costituzione, i padri costituenti riaffermarono la laicità dello Stato attraverso l'articolo 7, il quale però fece salvi i patti lateranensi, che furono oggetto di revisione. Perché dunque colleghiamo proprio Luigi Sturzo a questo articolo? Analizzando l'articolo vediamo come questo incarni perfettamente la politica di Sturzo. Egli era molto all'avanguardia e già nel 1905 aveva individuato dei principi su cui si fonda il settimo articolo, nel famosissimo discorso di Caltagirone, che porterà i cattolici ad intervenire in politica. Ma come devono intervenire? Devono intervenire senza considerarsi un'espressione ecclesiastico-clericale. Egli era un sacerdote, ma nel discorso di Caltagirone dirà che l'importante è che questo partito sia di natura laica, il che può sembrare abbastanza contraddittorio, tuttavia non è così. I tempi stanno cambiando. La Sicilia, l'Italia, sono state anche troppo a lungo alla mercé dei padroni, quali che essi fossero. Vogliamo finalmente decidere da soli, nel rispetto di tutte le opinioni, secondo la libera scelta della maggioranza, e questa signori si chiama democrazia. Egli rappresenta perfettamente il messaggio cristiano e lo comprende appieno. Il suo obiettivo infatti non era tanto quello di portare la Chiesa in politica, bensì quello di portare il messaggio cristiano in politica. La sua politica era una politica che poteva essere abbracciata da chiunque ed è proprio qui che lascia la sua importanza. Infatti il suo impegno si ispirava al Vangelo, ma era rivolto a tutti. Un giorno, spero, nascerà un vero partito di cattolici, animato da quei principi morali e sociali che derivano dalla civiltà cristiana, ma pienamente autonomo rispetto all'autorità ecclesiastica. Un partito, per così dire, non vi stupisca se lo dice un prete, un partito veramente laico, ma laico nel senso migliore, più positivo, più cristiano del termine. Questa figura molto lungimirante non peccò nell'essere perseverante nel suo intento. Infatti molti furono gli inutili tentativi da parte della Chiesa, alleata dello Stato fascista, di screditare la figura di Luigi Sturzo. Nel 1919 fonda il Partito Popolare Italiano e il 18 gennaio 1919 si compie ciò che a molti è apparso l'evento politico più significativo dell'unità d'Italia. Lancia l'appello ai liberi e forti. A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della patria. Senza pregiudizi né preconcetti. Facciamo appello. Facciamo appello perché insieme propugnano nella loro interezza gli ideali di giustizia e libertà. Nonostante la sua perseveranza, la curia romana trova il modo di allontanarlo, in quanto il Papa non riusciva a sopportare che a capo dell'opposizione contro un partito di cattolici che desideravano il bene dello Stato, il partito fascista, vi fosse un sacerdote e dunque bisognava allontanarlo. Sturzo rimarrà in esilio fino al 1946, pertanto non partecipò direttamente alla stesura della Costituzione, bensì indirettamente, tramite varie lettere e al suo ritorno tramite vari interventi.
sempre a favore della democrazia. Stenta a riscoprire la realtà economica e sociale di questo paese, però alcuni pericoli li individua immediatamente. Potremmo riassumerli in definitiva, sentendo l'ansia che c'è nei suoi discorsi, sentendo appunto quel tono profetico di cui lui carica molta sua pubblicistica di questi anni, potremmo riassumerlo nella formula che lui stesso ha adoperato, e cioè della democrazia che sarà o morale o non sarà democrazia. Con ciò volendo dire che nelle scelte politiche la priorità deve essere assegnata sempre al momento etico rispetto allo stesso momento politico e rispetto allo stesso momento economico. Dal 1924 Luigi Sturzo non era mai più tornato a Caltagirone. Vi ritornano nel 1962 le sue spoglie mortali, a riposare per sempre nella chiesa del Santissimo Salvatore. Sturzo sa essere presente nella sua assenza e utilizza proprio il tempo presente perché ancora ad oggi, a quasi 63 anni dalla sua morte, è ancora presente tramite tutte le impronte da lui lasciate nella nostra Costituzione. Sturzo fu così importante da ricevere la nomina di senatore a vita e l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che prevede l'assegnazione di questa carica per i personaggi più illustri e meritevoli, e Sturzo fu decisamente uno di questi. È stato merito di Sturzo, infatti, aver avvertito i gravi pericoli derivanti dall'affermazione della partitocrazia per la libertà e per la democrazia. E ad oggi, se ci troviamo in una società democratica, è anche merito di Sturzo.